Buongiorno a tutti. Quest'oggi parleremo di marcature sui calamari. Ebbene sì, avete capito bene. I calamari possiedono un loro target seppur sprovvisti della vescica natatoria. Argomento che interessa a tantissimi pescatori. Io possiedo un FCV 58 abbinato a un trasduttore da 1 kW, una SS 270V e un Garmin 92 CV abbinato a una GT51. Quest'oggi andremo a utilizzare due strumenti insieme e faremo dei confronti visualizzando due target identici ma con strumentazione differente. E allora non aspettiamo oltre, andiamo! Siamo arrivati allo spot di pesca, c'è un sole altissimo e fortissimo. Ora vi spiego un attimo le nostre impostazioni del 588 e del Garmin. Abbiamo tagliato la prima fascia d'acqua di 26 metri. Abbiamo qua un blocco fondo di 10 metri che è la parte che a noi interessa per cercare i calamari. Stiamo cercando i calamari con la frequenza 200. Questa parte verrà zoomata. Questo è la scope. Abbiamo lo strumento settato in modalità manuale sia nel range che nel gain. La velocità di scorrimento è per 1, la calibrazione interna del nostro strumento è a più 16 della 200, il taglio colore l'abbiamo messo al 10% e il clutter l'abbiamo messo al 20%. Ora andiamo a vedere il Garmin. Il Garmin abbiamo un gain in manuale, abbiamo attivato la scope anche qua, lo zoom l'abbiamo messo in manuale, vedete? Zoomiamo da 30 metri circa a 44 metri che è la profondità in cui siamo. Oggi è una bellissima giornata, abbiamo 20 gradi e 9 di temperatura dell'acqua e sono le 2 del pomeriggio. Il gain qua io lo utilizzo in questa maniera: quando lo schermo va leggermente a puntinellarsi di blu siamo alla sensibilità perfetta per quanto riguarda la ricerca dei calamari. Quando noi lo metteremo di meno non faremo altro che toglierci il target e visualizzare meno calamari, soprattutto quando sono pochi e poche marcature. Quindi noi andremo a sollevare il gain sin quando lo schermo va a sporcarsi leggermente, vedete? Se è leggermente in più non succede nulla, l'importante è che non sia troppo sporco perché poi andremo a confonderlo e non vedremo bene. Che altro dirvi? Le impostazioni di base del Garmin le abbiamo lasciate come le lascia, diciamo, la casa madre. Ora ci facciamo un giretto e vediamo di confrontare il target nei due strumenti. Allora, vedete? Questa è la marcatura del calamaro, zoomata e sempre contornata di un altro colore. L'interno può essere giallo, rosso o verde. In questo momento è sparita, ve la mostriamo nel Garmin. Facciamo un piccolo zoom in modo tale da farvi vedere meglio la marcatura, vedete? Sono tanti piccoli pallini staccati. Qua era un branco, un bel branco, e quindi erano tutti vicini. Ora si vede nettamente. Se andiamo a zoomare ulteriormente possiamo vedere qua, guarda, stanno uscendo in diretta adesso, vedete un po' qua, guarda il full 1 qui, un attimo. Vedete? In questo caso l'interno della marcatura è gialla e arancione, è sempre contornata di un altro colore e questa è la classica marcatura del calamaro. L'esterno e l'interno può cambiare sempre nei colori di rosso, giallo, arancione, verde, blu, celeste. Vedete? Guardate nel Garmin qua, tolgo un po' di zoom perché sennò non si capisce moltissimo. Ecco qua, tutti i segmenti e poi qualche pallino. Eccoci qua, questa è la loro classica marcatura. Questa è sempre la marcatura che abbiamo visto poco fa. Ho deciso di calare un attimo la canna, guarda un po', siamo quasi giù, siamo arrivati giù. Metto in trazione il filo, guarda anche a me, metto in trazione il filo, vediamo che succede. Tiriamo su, tiriamo su, perché sono nei 5-6 metri, quindi adesso sondiamo tutta la profondità
tiriamo ancora su. Allora sono loro, ma è ora di pranzo e sono molto diffidenti, quindi noi adesso cosa facciamo? Abbiamo tirato su 3-4 metri, possiamo sbacchettare leggermente, ributtiamo giù, facciamo riscendere il filo. Ok, siamo arrivati, mettiamo in trazione, solleviamo di nuovo piano piano. Ok, non succede niente, eccolo, eccolo, eccolo qua. Abbiamo preso, c'è un po' di sole ragazzi, dà veramente fastidio fare le riprese, speriamo si veda qualcosa. Allora un attimo, guarda lo strumento, fai vedere come abbiamo preso il calamaro dal branco del Garmin. Ok, c'è anche un po' di mangianza sotto, non sono tutti calamari. Ok, puoi tornare da me. Siamo quasi su ragazzi, siamo a 47 metri, quindi ci vuole un po' di pazienza. Arriva, si vede il colore, eccoci qua, tentacolo lungo e al nero. Opla. Eccolo qua, questi sono loro al 100%. Adesso vi faccio vedere un attimo, vedete, contornati di un altro colore. Questo è, non si vede l'interno del colore perché è contornato del blu più scuro, però è lui lo stesso. Questo è un piccolo branco. Se noi andiamo ad abbassare il gain, vedete, la densità del target rimane perché erano calamari, mentre invece quando abbiamo il dubbio e andiamo ad abbassare il gain, la marcatura va a sparire, e quando sparisce vuol dire che priva di densità e quindi non abbiamo marcato nulla sotto. La vediamo un attimo sul Garmin, la marcatura appena passata, eccola qua, vedete? La zoom poco a poco, la faccio vedere, eccola qua. Qua è un po' più di difficile comprensione perché i pallini li fa tutti attaccati, cosa che nel furino non succede, perché quando abbiamo visto che incontriamo i calamari, gli stecchetti sono tutti separati e ognuno è a sé. Allora, vedete, come vi dicevo prima, questa è una marcatura di calamari di un bel gruppo di calamari, però vedete che c'è questo che è staccato e identifica tutta la marcatura. Io lo chiamo calamaro spia perché grazie ai suoi 4 lati liberi mi identifica che sono loro. Allora è un branco veramente bello, lo vediamo qua un attimo sul Garmin, eccolo qua, continuano a uscire in diretta, adesso li vediamo anche insieme al furuno perché il furuno ha un tipo di scorrimento per uno ma è abbastanza veloce, quindi se non siamo subito pronti non vediamo nulla, vedete? Questo è il proseguo del branco grande che abbiamo visto poco fa. L'interno è sempre contornato di un altro colore, in questo caso qua è rosso, qua è giallo, qua è un blu più scuro. Se io vado ad attenuare il gain, il contorno interno rimane, vedete? Vediamo qua, aspetta che provo ad abbassare il gain qua, vedete? Io adesso abbasso il gain al 70, vedete? Che la marcatura rimane, è meno nitida però rimane. Continua a uscire qualcosa, lo vediamo sul furuno. Questo è un altro calamaro, un altro anche qua, vedete? Sono sempre comunque staccati dal fondo, la marcatura è sempre isolata e non è mai qua attaccata al fondo. Quando la fa attaccata al fondo è possibile che siano altri pesci o altre cose, insomma. Eccoli qua, li vediamo staccati dal fondo. Vedete la particolarità della marcatura? Eccoli qua. Abbiamo la australesi in pesca. Abbiamo un po' il sole, c'è un po' di retro, ci togliamo dal sole, non si vede nulla. Siamo a una profondità di 47 metri. Moro arriva. L'identificazione del target è molto importante. Evitiamo di calare tantissimo a vuoto perché è già abbastanza difficile quando noi li marchiamo e sappiamo
dove calare. Figuriamoci se non sappiamo dove calare. È veramente difficile. Ce l'abbiamo? Eccolo qua. Possiamo vedere qua nel dettaglio la vita arancione, bellissimo. Grazie. Siamo giunti alla conclusione del video. Spero di esservi stato utile per questi piccoli dettagli. Se non avete capito qualcosa o volete qualche approfondimento, scrivetelo nei commenti, non sarà un problema fare ulteriori video. Mi raccomando, sotto il video trovate l'icona iscriviti, fate 2 clic e fate l'iscrizione al nostro canale. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao!